Una domanda sull'amore è diventata una tempesta, e una risposta ha ribaltato tutto. Benvenuti su Segreti Turchi. Prima di entrare nel vivo, se vi piacciono le storie che svelano ciò che raramente si dice ad alta voce, iscrivetevi e sosteneteci, ci aiuta a raccontarvi ogni retroscena con cuore e precisione. Oggi parliamo di Erkan Merik e Azal Suba, una coppia che il pubblico ha imparato ad amare sullo schermo e fuori, due nomi che da anni accendono aspettative, sogni, domande. Bastata una frase, e la rete è esplosa. Tutto è partito da quella classica, apparentemente innocua curiosità dei giornalisti, quando vi rivedremo stretti in un abbraccio. Una formula di rito, una scintilla ripetuta 100 volte. Ma questa volta, la risposta di Azal Suba non è stata la solita. Niente sorrisi di circostanza, niente frasi accomodanti. Solo poche parole, chiare e contundenti, che hanno attraversato l'aria come una lama sottile, a volte non mi hanno saputa sostenere. Non ho nome, nessun riferimento diretto, eppure tutto è cambiato all'istante. In un secondo, migliaia di commenti. In un'ora, decine di migliaia di condivisioni. E una domanda sospesa, a chi erano rivolte quelle parole? Agli amori passati? All'idea stessa di amore? O, inevitabilmente, a un capitolo che per il pubblico coincide con un solo nome, quello di Erkan Merik? In questo video raccontiamo perché quella risposta ha scosso così tanto. Leggeremo tra le righe, ripercorreremo legami, ricordi, aspettative, e soprattutto cercheremo di capire perché una frase così breve è diventata un coro intero sui social. Restate fino alla fine, perché dietro quelle parole c'è un percorso più forte di quanto immaginiate. Azal Suba, negli ultimi tempi, aveva scelto il basso profilo. Progetti, serietà, silenzi eleganti. Ma basta un attimo, una domanda che da anni le torna addosso come un'onda, quando vi vedremo in un abbraccio. Quante volte l'abbiamo sentita? E quante volte un sorriso gentile ha evitato di farne un caso? Questa volta no. Quella risposta ha aperto uno spiraglio sull'interno, su ciò che non si vede. Non un'accusa, non un accuse, piuttosto una confessione composta. Esistono relazioni in cui la tua luce pesa più di quanto pensi. E quando ha detto non mi hanno saputa sostenere, molti hanno letto molto di più. Ecco perché la frase è diventata simbolo. Ma cosa significa davvero sostenere qualcuno come Azal Suba? Il successo di una donna? La sua visibilità? La sua forza quando le telecamere si spengono? La sua energia inscalfibile sul set e il bisogno di silenzio a fine giornata? Sui social in tanti hanno scritto: Azal è una donna autonoma, abituata a camminare con le proprie gambe. E non tutti, davanti a una donna così, sanno stare al passo. Parole che non giudicano, ma fotografano una sensazione comune. Certe presenze brillano tanto da mettere in crisi l'idea più fragile di amore. Eppure, dietro quel concetto c'è di più, non è solo fama, è la ricerca di un equilibrio. Erkan Merik è legato a doppio filo a questa storia. Con Azal ha condiviso set, ore infinite di lavoro, e un affetto che il pubblico ha seguito come fosse una serie nella serie. Ogni foto, ogni apparizione, ogni silenzio, tutto diventava un indizio, una spia. Domande che rimbombavano: quanto dura? Si sono allontanati? C'è una crisi. Col tempo, la curiosità può trasformarsi in ombra, e l'ombra in peso. Per loro, come per tutti. È il non detto più grande del mondo dello spettacolo, a volte una storia si sgrana prima ancora di mostrarsi, non per l'assenza di sentimento, ma per il rumore attorno al sentimento. Quel giorno, la domanda forse era ordinaria. Ma in Azal ha toccato un cassetto che restava chiuso da troppo. La frase sembrava custodita lì da anni, pronta a uscire al momento giusto. Perché quando sei sola, quando brilli professionalmente, quando reggi il tempo e gli occhi addosso, il mondo pretende il finale romantico. Non basta il lavoro, non basta l'impegno. Si chiede un abbraccio da mostrare, una promessa da firmare. Quella risposta è stata una smentita gentile, ma netta,
l'abbraccio lo decide il cuore, non l'applauso. Il pubblico si è diviso. C'è chi ha applaudito, questa è consapevolezza, non amarezza. La forza di una donna non è un problema da risolvere, è un valore da condividere. Se qualcuno non regge, è meglio saperlo presto. E c'è chi ha frenato, così si chiude la porta all'amore. Forse le aspettative sono diventate troppo alte. Ogni relazione chiede impegno. Due sponde, due modi di leggere la stessa frase. Ma una certezza, la scena è tornata a casa loro, su Erkan Merik e Azal Suba, dove il pubblico da sempre cerca risposte. Sono sfortunati in amore o semplicemente più esigenti? Chi li conosce parla di una maturazione, soprattutto negli ultimi anni. Azal chiede rispetto dei suoi spazi, sostegno vero per la carriera, maturità emotiva, una complicità che non tolga respiro. Erkan non è da meno, lavoro, disciplina, una riservatezza che nel suo carattere suona come protezione, non come distanza. Se si incontrano a metà strada, non è per caso, ma per scelta. E quell'idea di sostenere a cui Azal allude potrebbe voler dire proprio questo: camminare insieme senza perdere il passo, senza inciampare l'uno nell'ombra dell'altra. C'è poi il tema dell'esposizione. Quando vi rivedremo abbracciati, è una frase che fa scena, ma dice poco. L'amore ama le stanze chiuse, i viaggi senza smartphone, le parole che non diventano titoli. Azal lo sa. Erkan lo sa. E oggi sanno anche che più l'amore è visibile, più è vulnerabile. Per questo, a volte, rispondere con prudenza e proteggersi. Lontano dagli sguardi, gli equilibri si trovano meglio. Perché non mi hanno saputa sostenere e ha avuto questa eco proprio con Azal Suba? Perché la sua immagine pubblica racconta una donna che non si ferma, bella sì, ma anche disciplinata, concreta, autonoma. Una donna che arriva sul set pronta, esce tardi, studia, sbaglia, aggiusta. Una donna che non chiede di essere salvata, ma di essere capita. E questo, a volte, è più impegnativo di un gesto plateale. Non è un lamento romantico, è un bilancio. Un modo per dire, si può amare senza annullarsi. E l'amore, allora, è ancora possibile. Sì, e in forma più vera. Con più calma, meno clamore, più sostanza. Con qualcuno, o con quel qualcuno, che sappia sostenere e sostenersi. In molti hanno letto nella risposta di Azal un messaggio anche per Erkan, non un rimprovero, ma un invito a un terreno comune, più forte di prima. Come a dire: la porta non è chiusa, è solo protetta. E il futuro non si annuncia con un titolo, si costruisce. C'è, in tutto questo, un segno dei tempi. Nel racconto delle storie d'amore, le donne non domandano più il perché non mi ha amata, ma perché non ha retto la mia libertà. È una lente diversa, che non esclude la dolcezza, ma pretende parità. E non è un attacco agli uomini, è una richiesta di partenariato. Quando la frase di Azal è risuonata, molte hanno annuito in silenzio. Perché l'hanno sentita vera, concreta. Era sincera. Era reale. Era la voce di chi non vuole scegliere tra l'amore e se stessa. Eppure non c'è cinismo. C'è stanchezza, forse, ma non resa. Azal non appare disperata, appare lucida. Erkan, dal canto suo, è l'uomo che certe platee descrivono con due parole: determinazione e misura. Se c'è uno spazio tra loro, non è un muro, è un corridoio. Le storie più resistenti spesso attraversano corridoi così. Lunghi, silenziosi, pieni di passi che non si sentono. E quando arrivano in fondo, l'abbraccio non ha bisogno di testimoni. Ma torniamo all'inizio, a quel momento in cui tutto si è acceso. Una domanda, una risposta. Poi la catena dei commenti, lo ha detto per Erkan, è un riferimento ai loro inizi, è un addio o un inizio. Domande che cercano una mappa. Eppure le storie non seguono mappe, seguono persone. La verità è che certe frasi nascono da strati di esperienza, non da un episodio isolato.
E dietro a quella misura ci sono anni di luci, tournée, ritorni a casa, conversazioni a bassa voce. Per questo toccano. Perché non sono slogan, sono sintesi. Qualcuno ha scritto, ogni relazione richiede lotta. Vero. Ma non una lotta contro l'altro. Una lotta con l'altro, dalla stessa parte. Se non c'è questa alleanza, la forza dell'uno diventa peso per l'altro. E allora sostenere significa proprio reggere insieme, senza contare chi dà di più. Azal lo pretende. Erkan lo capisce. Se esiste un punto d'incontro, nasce lì. C'è chi, ascoltando la frase, ha visto una freccia. Noi ci abbiamo visto una chiave. Una chiave che apre un modo nuovo di raccontare Erkan Merik e Azal Suba, non più come protagonisti di una favola da copertina, ma come due professionisti che cercano un equilibrio tra palco e quotidiano. La favola, se arriverà, arriverà non perché la si desidera in coro, ma perché sarà diventata possibile. E non è poco. Alla fine, cosa resta? Resta la sensazione che Azal, dicendo a volte non mi hanno saputa sostenere, abbia spostato l'attenzione dal romanticismo all'architettura. L'amore non è un bacio al tramonto, è una casa che regge il vento. E in quella casa, se ci saranno Erkan e Azal, ci saranno regole nuove, rispetto, asimmetrie che si aggiustano, passi che si accordano. Non luci accecanti, ma lampade calde. Forse vi state chiedendo se tra loro due ci sia ancora spazio. La risposta più onesta è questa: il tempo della definizione non appartiene al pubblico. Ma c'è una cosa che possiamo intuire. Quando due persone hanno imparato a camminare da sole, possono scegliere di camminare insieme senza paura di perdersi. E se accadrà, non sarà perché lo vogliono i titoli, ma perché lo vorranno loro. Con più calma, più equilibrio, più realtà. E con qualcuno che sappia, finalmente, sostenere e lasciarsi sostenere. Voi cosa pensate? È davvero sfortuna in amore, o è la scelta di alzare l'asticella per proteggere ciò che conta? Le parole di Azal vi sembrano un rimando a ieri o l'annuncio di un domani? Scrivetecelo. Mettete like, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche. Qui raccontiamo quello che spesso resta dietro il sipario. E quando il sipario torna su, promettiamo di esserci. Perché certe frasi non finiscono in un giorno. Iniziano proprio lì, nel momento in cui qualcuno trova il coraggio di pronunciarle.